Ciao a tutte e bentornate. Oggi realizzerò il portapanettone e non solo portapanettone di Cappuccetta Panettone. Adesso, man mano che farò il tutorial, darò anche le misure per chi non può scaricare il cartamodello. Per chi invece può scaricarlo, giù nella descrizione del video troverete i due PDF gratuiti con tutte le indicazioni. Allora, iniziamo. Questo portapanettone ho deciso di realizzarlo in versione natalizia in questo periodo con questi accessori che metterò, adesso vi mostro piano piano tutto. Ha una doppia funzione. Nel momento in cui finiranno le feste, questo bel portapanettone che facciamo? Lo conserviamo? No, non lo conserviamo, lo teniamo tutto l'anno, togliendo le decorazioni natalizie che applicherò, adesso vi farò vedere nel tutorial, e magari lasciando o realizzando altre decorazioni a tema giornaliero, magari cuoricini, qualche altro soggetto, volendo potete lasciare anche l'orsetto. Tutti questi personaggi che io ho cucito troverete le sagome sempre nel cartamodello. Questo portapanettone avrà l'alberello, il cavalluccio a dondolo, l'orsetto e il cuoricino. Questo sarà molto stile shabby, country, via di mezzo. Per realizzare questi soggetti io ho utilizzato il Panama, che è lo stesso tessuto con cui realizzerò la struttura sia esterna che interna, e in più aggiungerò questo tessuto a quadrettini piccoli con cui ho realizzato la cappuccetta panettone. Vi metterò giù nella descrizione anche il tutorial di lei, la meravigliosa cappuccetta panettone, e poi vi farò vedere anche dove verrà posizionata in questo portapanettone. Allora, adesso vi spiego velocemente, perché è facilissimo, come ho cucito questi deliziosi personaggi. Questo è il cartamodello con tutti i soggetti che ho già cucito, tranne uno che vi farò vedere adesso. Lo facciamo insieme, ne facciamo solo uno. Allora, questi soggetti, ad esempio il cavalluccio a dondolo, il dondolo è separato dal cavalluccio, infatti trovate, vedete, la sagoma staccata. Vi andate a cucire rovescio con rovescio tutte le sagome. Io ho fatto così: nel momento in cui le ho cucite rovescio con rovescio, fuori vi trovate il dritto, lasciate una piccola apertura, riempite e poi chiudete passando sopra con la macchina da cucire e cucite la chiusura. Tutto qua. Ho fatto la stessa cosa, vedete, con il cavalluccio, con l'orsetto, cucito sempre rovescio con rovescio, lasciato una piccola apertura dopo aver cucito, ho imbottito con l'ovattafiocchi e poi ho chiuso con un punto di cucitura. Stessa cosa per il cuoricino e per l'albero. Invece quest'altro personaggio lo cucirò invece dritto con dritto e poi lo andrò a risvoltare. Questi, essendo pezzi piccolini, ho preferito cucirli così, ma li ho voluti cucire così anche perché a me piace molto questo effetto tutto sfrangiato, mi piace tantissimo. Ma se volete potete cucirli anche dritto con dritto, lasciate un'apertura, cucite e risvoltate, riempite e poi chiudete l'apertura. Adesso facciamo insieme questo piccolo folletto che sarà di 3 colori. Questa parte sarà col quadrettino, questa un color neutro, perché poi disegnerò gli occhietti e metterò un po' di colore, e il capellino tutto rosso. Poi vi farò vedere dove andranno tutte queste belle decorazioni. All'occorrenza le potete togliere, soprattutto quelle natalizie, nel momento in cui finiranno le feste, e potrete continuare ad utilizzare il portapanettone come portapane o come porta quello che volete, perché ci andrà qualsiasi cosa. Chi non può scaricare il cartamodello, dovete disegnare delle sagome a vostro gusto. Tutte queste sagome devono avere più o meno la stessa altezza e la stessa grandezza. Quindi più o meno questo folletto e tutti gli altri pezzi misurano 13 centimetri, per questo misura 4, ma considerate, cercate di farli tutti della stessa altezza e della stessa dimensione, perché dopo andranno posizionati tutti intorno. Se uno è più lungo e uno è più corto, esteticamente non sarà bello da vedere, quindi cercate di farli quantomeno della stessa grandezza tutti i personaggi. Cuciamo il folletto dritto con dritto, questo verrà cucito così. Ci vorranno 3 tessuti, adesso do la misura. 5 misura questo e la lunghezza è di 11 centimetri, stessa lunghezza per tutti e 3 i pezzi. Cambieranno le dimensioni: la faccina misurerà 4 centimetri e il cappuccio 6 centimetri e mezzo. Allora, per prima cosa prendo il tessuto che sarà questa parte qui, quello in basso, metto dritto con dritto e vado a cucire a 1 centimetro dal bordo.
Dopo aver cucito, apro e posiziono sempre sul dritto il dritto del cappuccio, quindi lo posiziono così, dritto con dritto, e vado a fare la stessa cucitura di 1 centimetro sulla parte superiore. Una volta uniti tutte e tre le strisce di tessuto, aprite le cuciture e mettete dritto con dritto, fatele combaciare e fermate con lo spillo. A questo punto prendete la sagoma, disegnate tutto il contorno e poi andate a cucire sul disegno della sagoma e qua sotto lasciate aperto, lunghezza punto 2. Una volta cucito ritagliate il tessuto in eccesso e portate sul dritto e riempite con l'ovatta a fiocchi, e questa apertura poi andrà chiusa con un punto di cucitura a macchina oppure un punto di cucitura a mano o anche con la colla a caldo. Risvolto e vado ad imbottire. Una volta imbottito rientrate all'interno circa 1 centimetro di tessuto e andate a cucire. Io cucirò sotto la macchina da cucire, ma potete anche incollare. Poi con 2 puntini di acrilico nero o con la penna punta fine inchiostro indelebile nero create gli occhietti, e poi se volete anche con i colori a matita realizzate le guanciotte colorate così, così. Vabbè, io continuo e metto la decorazione da parte, così iniziamo il portapanettone. Cucite con ago e filo, io lo sto cucendo perché voglio mettere lo spago, una piccola campanellina, e poi metterò fiocchetto un piccolo fiocchetto realizzato sempre con lo spago. Ecco fatto. Dopodiché, ecco qui, potete incollare. Io in questo caso ho cucito lo spago, ho fatto un cappietto e ho messo anche una campanellina e un fiocchettino, bellissimo. Ok, adesso realizziamo il portapanettone. Base circolare, diametro 23 cm per un panettone di 850 grammi, anche 1 kg, 1,2 kg va benissimo. Se lo volete più grande aumentate il diametro della vostra base in base al panettone che dovete metterci voi dentro. In base al diametro decidete, calcolate quanto ci vuole come lunghezza il rettangolo che andrà a formare il portapanettone. Basta fare una semplice moltiplicazione, il diametro per 3,14, e avrete il risultato. Poi aumentate, chiaramente mettete il margine di cucitura al vostro rettangolo e il gioco è fatto. Stessa cosa poi per la coulisse, perché questo panettone andrà chiuso. La coulisse, se lo volete fare più grande, deve avere la stessa lunghezza del rettangolo del portapanettone che andrete a realizzare voi. Il mio ha un diametro di 23 cm e la lunghezza è di 74 cm per 20. La coulisse ve la faccio vedere dopo. Stessa cosa per il tessuto interno, io lo farò con lo stesso tessuto, ma voi potete spezzare, magari fare il tessuto interno di un altro colore e il tessuto esterno del colore che piace a voi. Io ho deciso di trapuntare la parte esterna e di non trapuntare, ma imbottire con uno strato sottile di ovatta piatta anche l'interno. Questa invece è un'imbottitura piatta alta 2 cm che ho trapuntato sia alla base e sia al rettangolo, perché un po' di sostegno glielo dobbiamo dare. Altrimenti potete usare la teletta termoadesiva magari di una certa consistenza se voi l'avete. Io non ce l'ho, anche perché costa tantissimo, ragazze, quindi uso l'imbottitura piatta, andrà benissimo comunque, quindi usate quello che avete a casa. Allora iniziamo. Prendiamo il tessuto, quello che sarà l'esterno, questo è il rettangolo lungo 74 cm. Vedete il rettangolo, mettetelo così dritto con dritto e cucite questa estremità a bordo piedino con un punto dritto, lunghezza punto 2,5. Dopo averlo cucito vado a fare la stessa cosa per il tessuto interno, stessa misura, dritto con dritto, e cucite a bordo piedino l'estremità. Unite i due, insomma, unite la striscia, no, i due tessuti, è un unico tessuto, unite la striscia di tessuto. Dimenticavo, al tessuto dovete lasciare, quando andate a chiudere, un'apertura di quasi una mano, perché poi risvolteremo da qui, quindi non andate a cucirlo il tessuto interno tutto, ma lasciate sulla metà una bella apertura. Qui c'è l'apertura, la mia non è abbastanza grande, ma voi lasciatela quanto una mano, ok? Quindi iniziate, bloccate il punto, saltate, bloccate il punto e cucite, e bloccate il punto. Questo è tessuto, quello che sarà l'interno del portapanettone. Adesso cosa facciamo? Prendiamo quello che sarà l'esterno, diamo sta cucitura, prendiamo la base, questa trapuntata,
e dovete adesso prendere dei piccoli riferimenti. Fate un piccolo segnetto qui e un piccolo segnetto qui. Poi fate combaciare questi due segnetti, così, e fate questi altri due riferimenti. Dopodiché lo andiamo a cucire al rettangolo. Stessa cosa per il tessuto interno. Poi qui dove c'è la cucitura fate così e fate un piccolo segnetto anche qui. Poi aprite, fate combaciare questo segnetto con la cucitura e prendetelo anche di qua e anche di qua. Dopodiché inseriamo la base. Quindi parto qui dove c'è la cucitura, qui c'è il primo segnetto preso, lo faccio combaciare qui, dritto con dritto, questo lo dico per chi è alle prime armi, quindi qua c'è il segnetto e qua c'è l'altro. Stessa cosa di qua, tacchetta con, non la trovo più, eccola qui, con tacchetta. Tacchetta e tacchetta. Dopodiché andate a fermare tutto il resto, sempre con le mollettine, che è molto più comodo. E poi vi fermate tutto il resto. Allora continuo e vado a cucire a 1 centimetro dal bordo. Allora ho bloccato, vedete, tutto con le mollettine. Adesso mi posiziono qui, inizio da qui dove c'è la cucitura, a 1 centimetro dal bordo. Ok, e inizio la cucitura. Blocco il punto e faccio tutta la cucitura. Andate piano, questo lo dico per chi ha le prime armi, così la rotondità vi verrà bene. Come lunghezza punto potete mettere anche lunghezza punto 2, la metto pure io. Passo l'ago, blocco e inizio la cucitura. Adesso fate la stessa cosa che abbiamo fatto prima anche al tessuto interno, nello stesso identico modo. Allora, una volta cuciti fodera interna e base esterna, li prendiamo e li mettiamo un attimino da parte. Allora, adesso preparatevi un volà. Adesso vi do anche la misura, considerate che io l'ho già fatto, vi posterò nella descrizione del video un tutorial su come vado a realizzare il volà, l'ho fatto vedere tante volte. Allora, questa striscia misura 1,50 m per 8, 9 e 10 centimetri, ma anche 11 di altezza per 1,5 m. Cosa dovete fare? Dovete rifinire la parte superiore con lo zig zag e poi fate un orlino di 1 centimetro e sotto fate il doppio orlino, mezzo centimetro e mezzo centimetro, e andate a cucire. Dopodiché andate ad arricciare scendendo dalla cucitura dove avete effettuato l'orlo, scendete e posizionatevi a bordo piedino e andate ad arricciare. Io vi posterò nella descrizione del video il tutorial come faccio vedere come si realizza il volà anche semplicemente senza piedino con la macchina da cucire, altrimenti lo fate con un punto di cucitura a mano, fate un punto fissa e andate ad arricciarvi tutta la striscia alle due estremità. Per ora dovete solo rifinire con lo zig zag sia di qua che di qua. Adesso andiamo a realizzare il manico. Prendete del feltro, io l'ho messo in doppio e l'ho cucito perché questo non aveva una consistenza abbastanza spessa e quindi l'ho doppiato. Poi un tessuto per ricoprire il feltro del manico che misura, adesso vi do le misure. Allora, questa striscia misura il tessuto 43 x 11, il feltro invece misura 39 x 5, io ho messo 2, li ho sovrapposti e li ho cuciti insieme. Quindi prendete il feltro, lo posizionate all'interno del tessuto, quindi sul rovescio del tessuto, lo posizionate così, poi rientrate una parte di tessuto alle due estremità all'interno, perché il manico alle due estremità deve essere rifinito, quindi rientrate il tessuto all'interno. Se fate questi passaggi stirando è meglio,
poi sovrapponete, girate il bordino, portatelo all'interno e lo fate combaciare qui sul bordo, perché dopo dobbiamo cucirlo alle due estremità lunghe e alle due estremità corte. Quindi una volta fatto io mi vado a fermare il tutto con le mollettine, quindi posiziono così per bene tessuto all'interno, me lo blocco qui con le mollettine, vado a fare la stessa cosa anche qui. Allora, ho quasi finito di bloccare all'interno il tessuto. Ecco fatto, adesso vado sotto la macchina da cucire e vado a fare questa cucitura qui, poi qui e tutto intorno, così fisserò il manico e sarà ben rifinito dappertutto. Vedete, ho cucito su tutto il contorno e il manico sarà ben rigido, ben stabile. Adesso realizziamo la coulisse. Necessitano due tessuti. Io ho deciso di realizzare la coulisse bicolore, ma se volete potete farlo anche voi, adesso vi do la misura, se no lo fate a unica tinta. Io richiamerò sempre i due colori del portapanettone. Io vi ho scritto anche qui le misure, anzi no, ancora non le ho scritte, adesso ve le scrivo. Quindi se lo volete fare bicolore dovete prendere due strisce di tessuto, due rettangoli, uno misura 6 cm e l'altro misura 19 cm. Li unite dritto con dritto e poi fate una ribattitura, altrimenti prendete un'unica striscia di tessuto della fantasia che volete voi, che misura 23 cm per 37, e di questi tessuti ce ne vorranno due. Una volta ritagliati li prendete, fate combaciare le due cuciture, se anche voi avete unito un altro colore di tessuto, fermate per bene i due tessuti. A questo punto rispettate questo margine di cucitura, dovete cucire a 1 centimetro dal bordo sia questa estremità e anche questa, quindi cucitura a 1 centimetro dal bordo sia qui e sia qui. Una volta effettuate le due cuciture alle due estremità a 1 centimetro dal bordo, prendete il tessuto e piegatelo così a metà. Quindi aprite le cuciture, mi raccomando, è importante che voi aprite le cuciture e le fate combaciare così sia da un lato che dall'altro. Cuciture aperte, se fate questo lavoro stirando è ancora meglio. Quindi cucitura con cucitura aperte, le fate combaciare, mettete una mollettina e poi sistemate tutto intorno il tessuto e lo portate a livello dell'altro tessuto alla stessa misura, quindi sarà piegato così a metà. Ok, benissimo. Adesso qui c'è la parte chiusa e qui c'è la parte aperta. Sulla parte chiusa qui prendete la penna cancellabile e una riga. Questo servirà a chi principalmente sta usando il tessuto a tinta unita, perché dovete adesso tracciare delle linee guida per creare il binario. Quindi io metterò dei piccoli puntini di riferimento perché sono avvantaggiata, perché ho la linea dei trattini del quadratino. Allora, a partire da qui scendete di 1 centimetro e mettete un segnetto, e poi a partire da qui mettete 2 centimetri. Dopo aver messo tutti i riferimenti, quindi scendete di 1 centimetro e trattino, e da questo trattino scendete di 2 centimetri e mettete un altro trattino. Fatto questo lavoro su tutta la striscia, sulla parte superiore, qui dove ci sono le due cuciture, quindi qui e qui, dovete prendere 4 spillini e dovete posizionare solo su un tessuto questo riferimento, solo sulla cucitura, quindi uno qui e un altro qui, in questo modo, solo su un tessuto. Stessa cosa dall'altra parte, dove c'è la cucitura prendete lo spillino, mettete qui questo riferimento e qui l'altro riferimento. Fatto questo dovete
portare il tessuto sul rovescio. Qui ci sono gli spilli di riferimento. Prendete lo scuciasole, io non so dove l'ho messo, ne ho 3000 ma non so dove sono. Prendete lo scuciasole e qui dove ci sono i due spillini all'interno andate a scucire solo la cucitura, solo sul un tessuto, non su tutte e due. Prendete e andate a scucire da qui a qui. Una volta scucito, vedete, da qui a qui, cosa dovete fare? Togliete lo spillino, magari prendete la penna cancellabile e vi mettete il segno dove c'è lo spillino, sia qui e sia qui. Dopo aver messo il segnetto, togliete i due spilli, vi mettete sotto la macchina da cucire e fate una cucitura qui dove c'è il segnetto, una qui e una qui, così la cucitura non si scucirà ulteriormente. Allora, ho fatto queste due cuciture, una qui e una qui. Adesso porto sul dritto, rimetti il tessuto com'era. E qui mi ritroverò l'asola appena realizzata, vedete? Qui ho creato il binario. Adesso vado a togliere i fili di cucitura e vado anche a stirare per togliere i disegni della penna cancellabile. Adesso dovete fare la stessa identica cosa, qui dove ci sono gli spillini, portate sul rovescio, mettete il riferimento, scucite e andate a bloccare dopo aver scucito sopra e sotto. Quindi una volta fatte le due asole, adesso andiamo a creare il binario. Qua sotto i due tessuti, quelli dove c'è praticamente l'apertura tutto intorno, bloccatevi con gli spilli, bloccate tutto con gli spilli e iniziate a fare la prima cucitura sul primo segnetto, una cucitura lineare dritta appunto 2,5 su tutto il contorno e vi bloccate qui, quindi partite dalla cucitura e fate questa cucitura e poi scendete di 2 cm e fate dove avete messo i segnetti tutta un'altra cucitura e così avremo creato il binario. Qua sotto, una volta creato il binario, andate ad unire i due tessuti con uno zig zag tutto intorno. Una volta fatto lo zig zag e tutto quanto, possiamo iniziare ad assemblare. Prendete il tessuto, quello che sarà il fuori del vostro portapanettone, quindi il tessuto esterno. Poi qui c'è una cucitura, ok? Prendete la coulisse, mi raccomando, adesso qui dove abbiamo creato diciamo il foro, qui, questo deve stare così all'interno, deve stare all'interno, lo mettete così. Fermate prima la prima cucitura, dove c'è la cucitura del portapanettone, prendete la cucitura qui dove c'è praticamente l'anellino, dove abbiamo creato l'anello per il binario, quindi il foro deve stare qui all'interno, mi raccomando, questo è importantissimo, ok? Deve stare all'interno, non all'esterno. Posizionate la cucitura della coulisse con la cucitura sul dritto del panettone, così, e fate combaciare bene e poi fermate con qualcosa, io metto la mollettina e poi vi andate a sistemare tutto il resto qui sul bordo e sul dritto del portapanettone. Ok, quindi adesso vado a fermare tutto intorno con le mollettine e lo vado a cucire a 1 centimetro dal bordo, tutto intorno. Quindi lo vado a fermare e me lo vado a cucire. Io continuo e vi faccio vedere la cucitura. Inizio la cucitura qui, la cucitura dove c'è la cucitura. Metto sotto il piedino a 1 centimetro dal bordo, blocco il punto e faccio tutta la cucitura. Controllate sempre sotto che non si sposta il tessuto della coulisse.
Una volta cucito abbiamo unito la coulisse al tessuto esterno. Adesso lasciate così com'è il tessuto, poi prendete il tessuto interno, portatelo mettetelo all'interno, quindi all'interno ci deve stare il tessuto dritto, qui c'è l'apertura che avevo lasciato. A questo punto prendete il portapanettone, qui dove c'è la cucitura fatelo combaciare qui a questa cucitura, lo prendete, lo sistemate all'interno, cucitura dritto con cucitura, apritela e fate combaciare il tutto. E parto da qui dove c'è la cucitura e vado a cucire a 1 centimetro dal bordo e qui mi blocco. Adesso, dopo aver cucito a 1 centimetro dal bordo tutto intorno, da qui vado a rispottare tutto. Mi apro un altro po' la cucitura perché io ne avevo lasciata di meno, voi lasciatene circa una mano. Ok, vado a rispottare. Velocizzo, ragazzi. Adesso prendete dei laccetti, del cordoncino, quello che volete per aprire e chiudere il vostro sacchetto. Allora io sto prendendo del nastro sottile in raso che misura 80 cm e ne prendo 2, 1 e 2. Io li ho uniti insieme, non voglio mettere solo un nastrino, però li unirò insieme, però potete mettere insomma quello che volete. Questo colore sta benissimo con tutto il contesto. Un'altra cosa, se la coulisse voi la volete più alta, io la voglio di questa dimensione, ma la potete fare anche da 30 cm di altezza, questo lo dovevo dire prima ma l'ho dimenticato. Io l'ho fatta da 23, ma voi potete farla anche da 30. Questo insomma in base alle vostre esigenze, a me piace così, di questa altezza, quindi ho deciso così. Adesso inserisco il nastrino, arrivare fino a qui da dove ho iniziato. Una volta arrivata qui da dove ho iniziato, poi li bloccherò insieme. Adesso non so se mettere qualcosa all'interno, comunque intanto li lascio così e metto una mollettina per evitare che possano entrare nuovamente all'interno, così. Adesso da qui che non c'è nulla faccio la stessa identica cosa, inserisco il nastrino, faccio tutto il giro e lo faccio sbucare da qui e farò la stessa cosa che ho fatto qui. Dopo aver messo i laccetti, vedete che bello, io all'interno ho inserito questa sfera in legno, poi ho fatto dei vari nodini per non far uscire fuori la sfera. Mettete qualcosa, se usate anche voi un nastrino come il mio sottile, in modo tale che eviterete innanzitutto che il laccetto entri all'interno nel momento in cui si apre e anche come decorazione perché esteticamente sta proprio bene. Quindi una volta messo i laccetti cosa dovete fare? Dovete posizionarli sulla cucitura centrale e attaccare con un bottone il manico, che è stupendo. Io ho cucito con ago e filo resistente, il bottone sulla metà, vedete, sulla cucitura, e l'altro sull'altro lato. Come riferimento prendete la cucitura della coulisse e cucite il bottoncino. Questo vi permetterà, mettendo i bottoni, che quando dovete aprire la coulisse potete spostare il manico. Quindi adesso cosa dovete fare? Dovete prendere il volà e dovete portarlo a misura di tutta la circonferenza del portapanettone. Prendete la misura così lo andate a provare. Nel momento in cui trovate la stessa identica misura, prendete le due estremità che avevano solo lo zig zag sull'estremità corta, le posizionate dritto con dritto e andate a bloccare con un punto dritto in modo tale che non si toglierà più la ricciatura. Dopodiché lo andiamo ad inserire all'interno e lo dobbiamo cucire a mano qui sul bordo. Una volta cucito qui sul bordo con ago e filo resistente, cucitura a mano, prendiamo le decorazioni e li andiamo a sistemare sotto il volà. Quindi sotto il volà ci staranno dei bottoncini dove dopo appenderemo i vari soggetti che potranno essere tolti o messi a piacimento. Dopo averlo portato a misura di circonferenza sono andata a mettere dritto con dritto e ho cucito. Adesso inserisco all'interno, così inizio dove c'è la cucitura e lo vado qui dove c'è il manico,
lo posiziono così, perché si deve vedere il manico col bottoncino. Poi vado a cucire adesso qui sulla stessa cucitura dove ho arricciato, o sopra o sotto, dove preferite voi, e lo vado a fissare con un punto di cucitura, lo vado a cucire per bene. Qui lo vado a posizionare così, guardate che meraviglia. Va bene, vado a cucire, io velocizzo ragazze. Potete, se volete, cucire anche col filo da uncinetto, magari se usate un tessuto come il mio, in base al tessuto che userete voi, con un colore che fa contrasto, sarebbe anche bello. Niente, io cucirò con lo stesso filo con cui ho cucito la ricciatura. Dopo aver cucito il volà, sollevate e andate a cucire i bottoncini decorativi dove appenderete le vostre decorazioni. Meraviglioso ragazzi, io li ho già messi, guardate che meraviglia, stupendo, stupendo e unico nel suo genere, questo bellissimo portapanettone con suo manico meraviglioso, a parte il resto ragazzi è stupendo, veramente bello, unico nel suo genere, devo dire, una bellissima idea regalo da regalarvi o da regalare o da vendere, stupendo. Adesso spostate il manico, aprite e all'interno io metterò un panettone, per il momento questo che pesa 850 grammi, che finito il video andrò subito ad aprire e a mangiare, ma c'entra anche da 1 chilo, da 1 chilo e 2, entra senza alcuna difficoltà, vedete? Lo sistemate all'interno, chiudete la coulisse, fate anche 2 bei fiocchi e poi posizionate, se avete realizzato la cappuccetta panettone, eccola qui che sta aspettando, se l'avete realizzata anche voi, altrimenti potete realizzare anche solo il portapanettone, che è spettacolare ragazze, sono contentissima, è stupendo, stupendo e originalissimo, diverso diciamo un po' dai soliti portapanettone. Devo dire che sono veramente contenta di averlo ideato per tutte voi. Adesso posizioniamo finalmente, posizioniamo lei, allora lei verrà consegnata, perché questo andrà via, verrà consegnata tutto impacchettato con un bel cellophane, e lei potrete metterla o così a gambette aperte che tiene il manico, guardate quanto è simpatica, tiene il manico perché deve portare il panettone alla nonna, stupendo, non la torta ma il panettone, mettete, sistematela bene, oppure potete anche confezionarla così, in questa maniera, tutta bella incelofanata con un bel cellophane, e la sistemate così. È meravigliosa, questa idea è stupenda ragazzi, realizzate questo progetto e condividetelo anche su Pinterest con le amiche, datemi il vostro supporto se vi è piaciuto il video con un cuoricino e anche un commento. Io l'ho sistemata così, è bellissima. Vi dicevo, realizzatelo, fatemi vedere i vostri lavori che realizzate guardando i miei tutorial e li potete postare anche nel mio gruppo privato su Facebook, il cucito di Miu, che ho aperto per dare la possibilità a tutte voi che realizzate i vostri lavori guardando i miei tutorial di poterli pubblicare anche lì, e a me fa sempre piacere vedere i vostri lavori, sono contenta che vi piacciono i miei progetti, sono veramente contenta. Detto questo, io e il Cappuccetto Rosso vi aspettiamo anche su Facebook e soprattutto vi rimando al prossimo tutorial, che sarà sempre un bellissimo progetto natalizio per tutte voi, sempre realizzato da me col cuore. Ciao a tutte!